Gregorio Paltrinieri è uno dei nuotatori a livello italiano e mondiale più vincenti di sempre. Ha rivoluzionato il mondo dello stile libero, in particolar modo quello del fondo, raggiungendo successi in tutte le manifestazioni importanti. Vado a leggere leggermente il suo palmarès perché sarebbe impossibile ricordarseli. Ha vinto una medaglia d'oro storica alle Olimpiadi nei 1500 stile libero, un argento ed un bronzo sempre alle Olimpiadi, ben 9 medaglie d'oro ai mondiali, 7 di argento e 4 di bronzo, e agli europei ha vinto 15 medaglie d'oro con 7 argenti e un bronzo. Questo fa capire la caratura internazionale di questo atleta, che ha fatto del fondo, quindi delle gare sugli 800 e 1500 metri stile libero, il suo punto di massima forza ed importanza. Negli ultimi anni si è avvicinato anche al nuoto in acque libere, dimostrando una fortissima predisposizione per le gare lunghe, dove anche lì si è riuscito a mettere in mostra, conquistando dei bellissimi successi. Veniamo a noi, voglio andare ad analizzare il suo modo di nuotare. Negli anni se ne sono sentite veramente di tutte nei suoi confronti a livello tecnico, chi dice che nuota male, chi dice che non batte le gambe, chi dice tante altre cose. Oggi voglio andare a fare un'analisi completa che possa anche mettere un po' i puntini sulle i su certi aspetti tecnici. Se ancora tu non mi conoscessi, io sono Marco Rossi, nonché cofondatore di Swimprove, una società specializzata in videoanalisi biomeccaniche e miglioramento tecnico di nuotatori, sia in presenza che a distanza. Entriamo subito nel vivo di questa analisi perché ci sono un sacco di temi da affrontare. Eccoci qua, con il mio computer andrò ad analizzare in prima istanza un suo video laterale esterno. Qua iniziamo ad andare ad approfondire alcuni temi come appunto la bracciata stessa. Prima voglio lasciarlo girare in maniera libera a velocità naturale, così che possiamo poi successivamente andare ad approfondire. Sicuramente la prima cosa che possiamo notare da un video del genere è la sua altissima frequenza di bracciata. Ecco, questo è uno dei punti di forza assoluti di Greg, uno degli elementi che da sempre lo hanno caratterizzato e è uno dei punti su cui fa maggiormente leva. Ma andiamo ad analizzare gli aspetti un pochino più biomeccanici. Come vediamo, una nuotata come solitamente viene definita un po' scomposta. Ecco, oggi voglio andare un po' a scardinare anche queste cose qua, perché magari sì, può esserlo, ma è veramente incredibilmente efficace. Come vediamo ha un po' di asincronia, questo è vero, tra il recupero del braccio destro, che come possiamo vedere è un recupero fatto abbastanza alto, quindi con il gomito che sale rispetto alla posizione della sua spalla, mentre il recupero del braccio destro rimane molto più a filo d'acqua, è una sorta di spazzata. Se il braccio destro va a recuperare con un gomito alto, il braccio sinistro quasi struscia sulla superficie dell'acqua, recuperando senza svincolare troppo la spalla. In realtà questa tecnica gli permette di mantenere una buonissima frequenza di bracciata che poi si porta dietro durante tutta la gara. Si parla di un 1500 e sicuramente la forza di Greg è proprio quella di mantenere alta e costante questa frequenza durante tutta la gara, quindi durante tutti i 15 minuti di sforzo, cosa per niente scontata. Ma un altro elemento che possiamo vedere è come in realtà, sfruttando questa velocità di recupero, non va a complicarsi la vita in respirazione. Cosa voglio dire? Nonostante un'altissima frequenza di bracciata, riesce ad integrarla perfettamente all'interno della respirazione, cosa non affatto facile. Come vediamo, infatti, riesce a recuperare bene il braccio, respirare con una respirazione veramente molto veloce per poi rimettere subito la testa sotto e fare l'ingresso con il braccio destro. Infatti lui respira sempre ogni 2 a destra. Un altro elemento esterno che possiamo vedere è come entra il braccio. Se per il braccio destro quindi l'ingresso è eseguito
prevalentemente dall'ingresso delle mani, come possiamo vedere, prima la mano, successivamente il gomito e poi la spalla. Ecco, questo non vale per il braccio sinistro perché, come ho detto precedentemente, entra un po' tutto insieme, anzi paradossalmente entra prima la spalla, come vediamo da questi schizzi, successivamente entra poi tutta la parte del braccio anteriore. Ok, passiamo adesso ad un video subacqueo, un video che in realtà ci metterà di fronte alle reali doti di Gregorio, che seppur magari esteticamente potrà sembrare non simmetrico, un po' scomposto, da questa vista laterale che andiamo a vedere adesso percepiamo come in realtà lui riesca veramente a percepire l'acqua in maniera molto solida. Come vediamo infatti in questa fase di trazione abbiamo una verticalizzazione estrema della mano con l'avambraccio rispetto al braccio. Qua ha una superficie veramente ampia con la quale poi successivamente trazionare e poi spingere verso il dietro, e questo è sintomo di un'alta sensibilità che sicuramente ha, che unita all'alta frequenza, guardate qua poi che verticalizzazione, gli permette di essere veramente efficiente ed efficace in acqua. Come notiamo anche per lui rispetto a quello che è stato David Popovici e Michael Phelps c'è un'alta sovrapposizione anche qua di bracciata. Come vediamo il destro è già entrato in acqua e il braccio sinistro in realtà si trova ancora in fase piena di trazione, quindi questa è una notata chiaramente poi a trazione prevalentemente anteriore come sua principale caratteristica. Infatti ciò per il quale Gregorio viene sempre contestato è l'utilizzo delle gambe. Come mai Gregorio Paltrinieri non utilizza la battuta di gambe? Non potrebbe banalmente imparare a batterle forte così da andare ancora più veloce? Questa è la domanda che chiaramente si fa chi non è del settore o non è esperto della materia, perché in realtà Gregorio, come possiamo vedere a questo video, utilizza una coordinazione ben specifica che è la coordinazione 2-2, ovvero ogni due bracciate utilizza due gambate. Come vediamo lui sfrutta benissimo questa coordinazione perché dal momento che il braccio destro, come vediamo qua, sta per entrare, lui sfrutta il calcio sinistro della gamba, come vediamo dal video. Viceversa, dal momento in cui entra il sinistro, calcia con la gamba destra. Questo gli permette di sfruttare al meglio quella che è l'utilizzo del corpo per l'avanzamento, quindi sfruttare la connessione gambe-braccia in maniera efficace, cercando anche di evitare di consumare troppa energia a livello di gambe, perché sì, le gambe ci donano un buonissimo galleggiamento, ci danno propulsione, ci danno stabilità, ma al contempo per gare lunghe sicuramente ci portano un dispendio energetico molto molto alto. Ecco, Gregorio ha dalla sua parte questi aspetti di efficienza energetica che però di base sono garantiti anche da una dote naturale di Gregorio, ovvero il suo galleggiamento naturale. Come vediamo i suoi fianchi sono altissimi, cioè di natura Gregorio, pur non sfruttando un utilizzo di gambe come abbiamo visto nei confronti di Popovici oppure di Phelps veramente potente, lui riesce a mantenere un'alta galleggiabilità, un buonissimo galleggiamento che quindi gli rende il tutto più facile, più economico e quindi va sicuramente dalla sua parte. Sfruttiamo questo cambio di inquadratura per approfondire alcuni temi. Sicuramente questa ripresa subacquea frontale darà da discutere a molti per vari aspetti. Partiamo subito con l'ingresso della mano. Ecco, ciò per il quale Gregorio è sempre stato un po' contestato è anche come entra il braccio destro, ovvero esegue un certo crossover, si chiama in termini tecnici, ovvero la sua mano entra davanti alla testa piuttosto che davanti alla spalla, come teoricamente dovrebbe essere. Come vediamo infatti è così, la mano esegue questo movimento verso l'interno per poi recuperare verso l'esterno. Qua chiaramente denota una grande sensibilità, c'è un in-out sweep e poi passiamo alla parte critica per molti, ovvero la trazione del destro. Questa trazione del destro lo vede sostanzialmente andare in opposizione con la mano che si trova in pratica sotto la spalla
opposta. Teoricamente non dovrebbe essere proprio così, quello che viene insegnato è leggermente diverso e assume le sembianze più simili a quello che è la trazione del braccio sinistro, ovvero una mano che si deve trovare all'incirca sotto la spalla. Questo permette un triangolo che ci crea una buona stabilità a livello articolare, ma soprattutto un'applicazione di forza migliore. Cosa c'è da dire su questa trazione destra? In realtà, come ogni qualvolta si analizza un atleta, bisogna considerare degli aspetti che non sono soltanto visivi, ma sono anche degli aspetti da un punto di vista fisiologico e dinamico. Io qua sto analizzando un'immagine in 2D. La cosa varia se poi io lo metto all'interno di un'economia di una nuotata, quando devo fare una prestazione, quindi non sempre ciò che è esteticamente bello e teoricamente corretto si tramuta in velocità e in resistenza, anche perché il nostro corpo si adatta a determinate tipologie di movimenti che rende mano a mano sempre più economici. Sicuramente Gregorio questi movimenti li ha automatizzati, resi propri, e sicuramente per lui è anche il modo più efficace ed efficiente per nuotare, perché diffidate da chi vi dice che la tecnica di nuoto è una e vi insegna un solo metodo. Sì, c'è la teoria, ma deve poi essere applicata e tradotta su quelle che sono le nostre esigenze e sul nostro modo di nuotare. Questa scomposizione anche della bracciata fanno anche sì che le gambe vadano ad incrociarsi. Questo è uno degli errori più comuni che spesso vediamo anche noi in Swimproof con gli atleti amatoriali, che paradossalmente potrebbe essere un qualcosa che uno dice: ma cavolo, insegnateli a nuotare a Gregorio, perché mancano proprio le basi. Questo potrebbe essere teoricamente vero, ma c'è da dire di nuovo che questa tipologia di nuotata in realtà gli consente di fare un po' quello che gli pare, perché ha un'altissima frequenza di bracciata, un altissimo galleggiamento e un'altissima sensibilità. Con questo riesce a tamponare, a compensare. Questo è molto importante da capire. Non focalizziamoci sempre sull'estetica, ma analizziamo anche i motivi per il quale un nuotatore nuota in quel modo e soprattutto perché se lo può permettere. La nuotata di Gregorio si adatta moltissimo anche al nuoto in acque libere, motivo per cui negli ultimi anni si è cimentata anche in questa tipologia di competizioni con notevoli successi e buonissime prestazioni. In questo video infatti voglio andare ad analizzare la sua nuotata in acque libere durante una competizione. Come vediamo qua nuota chiaramente in compagnia di altri atleti con i quali sta guidando il gruppo, respira sempre ogni due come sua caratteristica e ogni tanto fa una respirazione frontale. Ecco, questa respirazione frontale è un po' il marchio di fabbrica del nuotatore di acque libere, la esegue veramente molto bene, riesce ad integrarla all'interno della bracciata in maniera veramente naturale. L'unica cosa, magari si alza molto sul livello dell'acqua, ma c'è anche da considerare il moto ondoso al quale sta andando incontro, ma soprattutto probabilmente in questo caso sta anche andando ad osservare la rotta. Infatti la respirazione frontale è fondamentale proprio per guardare le boe e capire anche dove stiamo andando e per orientarsi al meglio. Tutta questa nuotata, quindi anche con un apporto di gambe abbastanza basso ma con una coordinazione ogni due, gli permette, con l'utilizzo anche della muta, di alzare notevolmente il suo galleggiamento, risparmiare a livello energetico quello che è il distretto inferiore, lavorare esclusivamente con la parte superiore delle braccia, creando un'azione veramente continua con altissima frequenza anche in acque libere. Concludiamo questa analisi molto richiesta e molto dibattuta tornando ai vecchi santi, ovvero le doti di un nuotatore sono sempre due, ovvero la principale dote è quella del galleggiamento unita a quella della sensibilità. Chi ha queste due componenti sostanzialmente può fare un po' ciò che gli pare, adattare la sua nuotata in funzione delle sue caratteristiche fisiche e poi anche del profilo metabolico della gara che dovrà andare ad affrontare. Diverso è se sei un nuotatore amatoriale, un master o un triatleta e probabilmente a ragion di logica non hai queste due qualità. Cosa voglio dire? Voglio dire che se hai una linea di galleggiamento molto bassa
corsa, non utilizzare le gambe come fa Gregorio sicuramente non è la strategia migliore, perché di nuovo abbasserai quello che è il tuo baricentro, oltretutto non avrai neanche la stabilità, e la stabilità per te sarà importante perché non avrai la solita sua sensibilità di bracciata, ti scomporrai moltissimo e oltretutto non sarai in grado di accogliere acqua ferma e solida sul palmo della tua mano proprio come fa Gregorio. Ecco, questo è per riassumere. Non bisogna prendere in riferimento un atleta, un professionista, un campione e dire lui nuota i 1500 piuttosto che la 10 km in quel modo, quindi anch'io la nuoto in quel modo, perché semplicemente non sei Gregorio Paltrinieri. Oltretutto non si può nemmeno giudicare una nuotata senza una logica e quindi senza andare a capire quali sono i presupposti che lo portano a nuotare in quel modo, soprattutto il perché se lo può permettere. Concludo tutto questo dicendo che se vuoi capire come migliorare la tua nuotata, adattarla al meglio alla tua distanza piuttosto che alle tue caratteristiche fisiche, sentire un parere di un esperto, analizzarla e capire anche quelli che potrebbero essere gli esercizi ed integrarli all'interno di un percorso per migliorarti, ti invito a cliccare nel link in descrizione così che tu possa parlare direttamente con un coach all'interno del mio staff e capire insieme se e come possiamo lavorare su di te. Anche per oggi è tutto, spero che questo video possa esserti piaciuto, ne sono convinto perché ne sono usciti fuori dei temi molto caldi. Ti invito pertanto a lasciare un bel mi piace se così è stato, iscriverti al canale perché ci saranno novità, altre analisi come questa, ma altri tantissimi contenuti di valore sul mondo del nuoto che attualmente in Italia non ci sono. Ciao!